Vediamo ora un'altra ricetta, un altro antipasto freddo. Si tratta dell'antipasto alla piemontese, che viene anche chiamato con diversi altri nomi, quindi dal Bon Appetit alla giardiniera, giardiniera bianca e una serie di preparazioni. Questo antipasto è anche ha origini molto antiche. La preparazione viene fatta in abbondanza, quindi non viene mai preparato un piccolo quantitativo, ma un quantitativo importante. Le classiche preparazioni che più ce n'è e più viene saporito, e si prepara generalmente a fine estate. Dicevo che viene anche conservato in barattoli, cosiddetti in piemontese burnie. Quindi durante l'inverno si aprivano questi barattoli e si consumavano in periodi in cui magari la stagionalità degli ortaggi era molto limitata. Anche di questa ricetta ne conosciamo diverse versioni. Quando dobbiamo preparare un quantitativo da consumare subito, utilizziamo solo verdure. Eventualmente, a piacere, quando si consuma questo antipasto, si può aggiungere le olive, il tonno e altri ingredienti a piacere. Quindi partiamo da un pomodoro cuore di bue, un pomodoro saporito che ho già lavato, e iniziamo con la pulizia del pomodoro. Quindi la prima fase dobbiamo pulire, lavare e tagliare i pomodori in modo da avere una salsa a disposizione. Quindi il pomodoro l'ho già lavato, parto e vado direttamente con il taglio, che è grossolano, non è importante perché noi andiamo a preparare la salsa. E quindi poi tutto il pomodoro verrà ovviamente tritato con un passaverdura. Quindi lasciamo anche in questo momento il seme all'interno del pomodoro e la buccia, perché comunque poi passando con il passaverdura andiamo a ricavare solo la polpa. Le verdure dedicate per questa preparazione sono quindi peperoni, sedano, carote, cavolfiore, fagiolini, e poi nelle varianti che dicevo ci possono essere le zucchine, cipolline, eccetera. Il pomodoro è pronto, ci spostiamo sulla piastra e facciamo cuocere la prima parte di cottura della salsa. Quindi il pomodoro, cuocendo, rilascia comunque la parte succosa e lo lasciamo cuocere per circa 10 o 15 minuti, che si disfi un po' e che quindi sia più semplice poi passarlo col passaverdura. Aggiungo solo un po' di sale e un po' di zucchero per equilibrare l'acidità del pomodoro. Quindi mentre il pomodoro cuoce, iniziamo a preparare le verdure che ci serviranno, quindi a mondare, lavare e tagliare le verdure. Quindi i fagiolini che andranno puliti, poi abbiamo le cipolline che in questo caso sono già pulite, se sono troppo grandi le taglieremo a metà, i peperoni che si possono utilizzare ovviamente colorati, sia gialli che rossi, il sedano e le carote. La grandezza della verdura si stabilisce anche in base all'utilizzo, perché questa preparazione può anche essere servita in un finger food, quindi in quel caso utilizzo un taglio un po' più piccolo. Poi andiamo con le carote, il cavolfiore che utilizzeremo solo metà in proporzione al resto della verdura, quindi lo taglio. Il sedano, e il peperone. È bene tenere separate le verdure perché poi si faranno cuocere ovviamente in base ai loro tempi di cottura, per cui devono rimanere separati fino
all'occorrenza. Quindi adesso laviamo la verdura e prendo un contenitore dove la metterò. I peperoni anche togliendo tutta la parte interna dei semi, e le carote le appoggiamo qua. Per cercare di uniformare cerchiamo di tagliare a metà le cipolline e quindi di conseguenza tutto il resto. Passiamo al peperone. Quindi i fagiolini, il sedano e tutto il resto. Quindi circa 1,5 centimetri i fagiolini. C'è il sedano. Quindi tagliamo a metà e anche in questo caso cerchiamo di fare il taglio possibile uguale al resto. Carota, e il cavolfiore, che sarà l'ultimo ortaggio che andremo a cuocere, sicuramente il più delicato. Rompiamo proprio seguendo la sua forma naturale, cercando di ricavare le roselline. E vediamo, andiamo a controllare se la salsa al pomodoro è pronta. Ancora qualche minuto, possiamo iniziare ad aggiungere le erbe aromatiche, rosmarino e alloro. Vedete che si schiaccia, quindi appassisce e si riesce poi a passare molto bene. Quindi le erbe le mettiamo. Quindi è necessario fare questo primo passaggio senza grassi, perché poi comunque si disperdono. Allora passiamo tutto il pomodoro per poi rimetterlo a cuocere in ebollizione. Allora abbiamo passato il pomodoro, quindi abbiamo la polpa pronta, la riportiamo in ebollizione sulla piastra e poi iniziamo a cuocere le verdure. Partiamo con carote e sedano e a intervalli di 4-5 minuti andiamo a amalgamare, a incorporare le altre tipi di verdura, lasciando per ultimo il cavolfiore perché è quello che cuoce più velocemente. Sta bollendo, quindi iniziamo con carote e sedano, che sono le verdure che ovviamente impiegano più tempo, e fra 4 minuti andrò a mettere le cipolline. Quindi aggiungiamo le cipolline, quindi 4 minuti, 5 minuti, ovviamente dipende anche dal taglio delle verdure e anche dall'uso che si fa, perché se si decide di mettere nei vasetti, ovviamente poi i vasetti vanno sterilizzati a bagnomaria e quindi completano e continuano la cottura. Quindi fra 4 minuti andremo a mettere i fagiolini. Aggiungiamo i fagiolini e a questo punto possiamo anche mettere le spezie, quindi chiodo di garofano, così si insaporisce bene, un po' di pepe e un pezzettino di cannella. Aggiungo i peperoni
Do una bella girata. Vedete che man mano che aggiungiamo le verdure e comunque la salsa cuoce, tende a inspessirsi la preparazione. E fra 5-6 minuti aggiungiamo i cavolfiori. Lasciamo cuocere per altri 5-7 minuti. E possiamo già verificare il gusto, se va bene. Allora, a fine cottura, se è il caso, aggiungiamo ancora un po' di sale o di pepe, un po' di aceto perché rimane comunque quel gusto agro che è più appetitoso, e olio extravergine di oliva. Mettiamo a raffreddare per poterla poi degustare a temperatura ambiente. L'antipasto alla piemontese che abbiamo preparato è pronto come temperatura e quindi lo impiattiamo. È molto colorato, ovviamente, con tutte le verdure diverse. Un filo di olio extravergine. A piacere si può anche accompagnare con qualche crostino. 2 foglioline di basilico. E il nostro antipasto o bon appetit è servito.